Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Restate con noi fino alla fine per scoprire ogni dettaglio e, se vi va, iscrivetevi e condividete. Oggi la storia è di quelle che fanno tremare i social e riaccendono vecchie emozioni. Tutto è cominciato durante una serata privata, elegante ma discreta, organizzata in vista del ritorno di Erkan Merik al grande schermo con un nuovo progetto molto atteso. L'atmosfera era rilassata. La musica di sottofondo quasi copriva le voci, finché una domanda ha spaccato l'aria come una lama. Erkan, circondato da giornalisti e fotografi, rispondeva con il suo consueto garbo. Poi, all'improvviso, qualcuno gli ha chiesto chi lo avesse influenzato di più, nella vita e nel cuore. Per un istante il tempo si è fermato. Erkan ha esitato, ha guardato verso il corridoio illuminato da luci calde, ha lasciato scivolare un mezzo sorriso e ha risposto con una semplicità che ha gelato la sala: mi sono innamorato di Azal. Un attimo di silenzio, e poi il boato dei flash. Quelle parole sono uscite come un sussurro ma sono rimbombate più forti di qualunque dichiarazione costruita a tavolino. Erkan non ha aggiunto altro. Nessuna smorfia, nessuna battuta per stemperare. Ha fatto un passo indietro, ha salutato appena, si è diretto verso l'auto e ha lasciato la scena mentre i telefoni cominciavano a vibrare all'impazzata. In pochi minuti, i video ripresi da ogni angolazione hanno affollato la rete. La notizia è schizzata da un profilo all'altro come un lampo nella notte, e i commenti hanno iniziato a moltiplicarsi senza freni. C'era chi parlava di confessione in piena regola, chi invece cercava di leggere la frase come una metafora, una suggestione poetica, un'emozione sfuggita di mano. Intanto, Azal Suba ha scelto il silenzio. Nessun post, nessuna storia, nessuna risposta in diretta. Da chi le sta vicino filtra soltanto una sensazione, sorpresa, sì, ma accompagnata da una calma lucida, come di chi conosce bene le onde che certe parole possono alzare. E allora gli studi televisivi hanno iniziato a discutere, i microfoni dei commentatori si sono accesi, qualcuno ricordando che Azal ha sempre protetto la propria vita privata con fermezza, altri convinti che proprio per questo, questa volta, il silenzio potrebbe protrarsi a lungo. Nel frattempo, i fan si sono divisi in fazioni emotive. La prima ha letto la frase di Erkan come una dichiarazione tardiva, una verità che era rimasta tra le righe per anni. La seconda ha suggerito che tutto possa essere collegato alla promozione del nuovo film, un colpo di scena mirato a risvegliare una nostalgia potente. Non è un mistero che tra Erkan Merik e Azal Suba esista un capitolo che il pubblico non ha mai smesso di rileggere. Hanno condiviso set intensi, momenti che sono diventati memoria collettiva, dialoghi che ancora oggi circolano, scene che tutti ricordano a memoria, frammenti rubati dietro le quinte che hanno appassionato milioni di spettatori. Ecco perché, dopo quella frase, le vecchie riprese hanno ricominciato a emergere. Clip montate con cura, interviste d'altri tempi, sguardi catturati quando le telecamere sembravano spente e invece registravano vibrazioni autentiche. Il pubblico si è riversato in quel passato come se potesse trovarci una chiave nascosta per decifrare il presente. Intanto, fonti vicine a Erkan hanno provato a frenare l'onda. Hanno definito quelle parole come il riflesso naturale di un istante emotivo, niente di più, niente di meno. Nessun dettaglio, nessun chiarimento sul se e sul come. Hanno lasciato che la semplicità della frase restasse sospesa, un pendolo tra il ricordo e il desiderio, tra ciò che è stato e ciò che forse non sarà mai. In questo spazio indefinito, le congetture si sono moltiplicate. C'è chi ha tracciato linee immaginarie tra la tempistica della serata e la strategia di lancio del progetto di Erkan, come se tutto fosse perfettamente coreografato. Altri, invece, hanno rivendicato il diritto di credere a una scintilla vera, libera da calcoli, che talvolta scappa e si mostra davanti a tutti. La stampa ha tenuto gli occhi incollati al telefono in attesa di un gesto di Azal, una parola, un like, anche solo l'ombra di una scelta. Ma da lei nessuna fretta, nessuna risposta precipitosamente cucita per placare la fame di novità. La sua postura taciturna ha acceso ancora di più le luci della ribalta. I programmi del pomeriggio hanno inscenato dibattiti infuocati, i conduttori della sera hanno montato parallelismi tra vecchie apparizioni e quella frase tagliente.
Gli opinionisti hanno ricordato come le storie più amate siano spesso quelle che rimangono a metà, e che forse proprio per questo Erkan ha toccato una corda trasferendo nella realtà l'eco di un sentimento che il pubblico aveva già costruito da tempo. Poi, come spesso accade quando un dettaglio scuote i ricordi, sono riemersi aneddoti che sembravano perduti. Un sorriso scambiato durante un'intervista di anni fa, un gesto gentile mentre la troupe si riposava, una complicità che non aveva bisogno di essere nominata. I fan hanno cucito insieme questi tasselli con la precisione di chi ha aspettato pazientemente e sa riconoscere l'odore delle cose importanti. Nel frattempo, altri hanno mantenuto il distacco, sostenendo che la seduzione del passato non può diventare prova del presente. Eppure, in ogni caso, la frase pronunciata da Erkan ha funzionato come un varco aperto. A ognuno ha concesso di leggere ciò che voleva leggere, un progetto geniale oppure un brivido vero. Se c'è un punto su cui tutti concordano, è l'impatto devastante che poche parole possono avere quando scivolano nel momento giusto. Erkan, notoriamente riservato e misurato, non si era mai sbilanciato così. Lo sguardo, quella sera, raccontava un tremito trattenuto. Non c'era il tono pomposo delle conferenze stampa, non c'era il piglio dell'annuncio costruito, c'era piuttosto un'immediatezza che ha inchiodato chi lo ascoltava. E proprio lì si è creata la frattura, confessione o figura retorica? Memoria oppure presente che bussa? Domande che hanno continuato a rimbalzare nelle ore successive, mentre ogni testata pubblicava la propria versione, e ogni profilo cercava di catturare qualche secondo inedito dell'uscita, del saluto, dell'ultimo sguardo lanciato prima di chiudere la portiera. Dall'altra parte, la discrezione di Azal ha assunto i contorni di una dichiarazione silenziosa. Chi la frequenta conferma la sua attenzione a non alimentare voci e a non offrire appigli a interpretazioni affrettate. In privato, dicono, avrebbe ascoltato in silenzio, avrebbe fatto 2 passi in una stanza ampia con la finestra aperta, lasciando entrare l'aria della sera, e poi avrebbe sorriso con un misto di tenerezza e prudenza. Non c'è fretta, non c'è bisogno di correre dietro ai titoli. Questa, sostengono, è la sua linea, non permettere che la vita reale venga raccontata solo dallo stupore di un momento. E tuttavia, l'effetto domino non si è fermato. Le piattaforme hanno messo in evidenza vecchie interviste congiunte, i canali hanno riproposto speciali dedicati ai progetti che li hanno fatti conoscere a un pubblico vastissimo, e le bacheche si sono riempite di racconti personali, ricordi di prime visioni, lacrime mai confessate, risate nate da battute improvvisate. Per molti, l'accoppiata Erkan e Azal non è mai stata soltanto televisione. Era uno stato d'animo, un rifugio. Così, quando una frase riattiva quel rifugio, diventa naturale cercare di rientrarci, anche solo per qualche istante, affinché il presente si colori di quel vecchio bagliore. Qualcuno ha sostenuto che il tempismo non potesse essere casuale. A ridosso del lancio di un film, una scintilla emotiva è il carburante perfetto. Ma c'è anche chi ha ricordato che gli attori, per quanto professionisti, sono persone con un vissuto irrisolvibile, e che nessuna campagna potrebbe orchestrare il battito di una voce che si incrina. Le fonti vicine a Erkan hanno insistito su questo, niente calcoli, soltanto un momento sinceramente umano. La scelta di non commentare ulteriormente, spiegano, non è tattica, ma coerenza. Chi ha detto più del dovuto, lascia parlare il silenzio. E mentre ci si chiede se Azal romperà mai questa quiete elegante, il mondo del gossip tiene il fiato sospeso. Basterebbe un cenno, una frase neutra, una smentita, oppure quell'ironia leggera con cui a volte ha cavato d'impaccio i curiosi. Ma forse no. Forse la sua risposta è già in questo modo fermo di restare ai margini del rumore, di non prestare il fianco alla curiosità, di proteggere un confine personale costruito negli anni. Di certo, il suo passo indietro ha reso ancora più rumoroso il passo avanti di Erkan, e da questo equilibrio si nutre la discussione, in una danza che alterna memoria e attesa. Poi la serata che ha acceso tutto è tornata ad affiorare nei racconti di chi c'era. C'era chi lo ha visto fermarsi per firmare un autografo all'uscita, chi ha notato la mano passare veloce tra i capelli, chi ha giurato di aver scorto nell'angolo della bocca un sospiro trattenuto. Piccoli dettagli che, messi in fila,
Disegnano un uomo che ha lasciato uscire una verità forse semplice, forse enorme. Del resto, in un mestiere in cui la finzione spesso governa, dire qualcosa di tanto nudo può sembrare un atto rivoluzionario. E se quella frase fosse, in fondo, un gesto di cura? Un modo per riconoscere quanto un incontro abbia cambiato la traiettoria di un'anima? Se fosse un ringraziamento, un saluto, un fiore appoggiato sul davanzale di un ricordo? Le interpretazioni sono molte, ma tutte, in qualche modo, restituiscono ai due volti un'aura che il tempo non ha intaccato. Nel turbinio delle teorie, resiste una certezza: Erkan e Azal appartengono a una stessa mappa emotiva, tracciata negli anni con pazienza, talento e un'intesa che il pubblico ha percepito senza bisogno di spiegazioni. Da questa notte convulsa potrebbe nascere qualsiasi cosa. Un nulla di fatto che si dissolverà nel prossimo argomento di tendenza, oppure una pagina nuova, imprevista. Ma persino se non accadrà nulla, qualcosa è già successo. Una frase ha scavalcato la routine e ci ha ricordato che le storie che amiamo non sono soltanto intrattenimento, sono specchi che restituiscono desideri, paure, promesse non pronunciate. Erkan ha posato lo specchio davanti a tutti. Azal, per ora, preferisce guardarlo da lontano. Noi continueremo a seguire ogni segnale e a raccontarvi con rispetto ciò che è pubblico senza violare ciò che è privato. Se questa vicenda vi ha emozionato, se vi ha riportato a rivivere scene che non pensavate di ricordare ancora, restate con noi su Celebrita dalla Turchia. E se vi è piaciuto il video, iscrivetevi e condividetelo. Qualunque cosa accadrà, questa storia ha già lasciato il segno.